Lezione 1. Il tempo è cruciale. Hai notato come il tempo sembra volare quando lavoriamo a dei progetti? In effetti, spesso ci sembra di correre contro il tempo. Credo che dovremmo consultarci presto con il nostro team di produzione. Sì, potrebbero avere qualche intuizione riguardo alla nostra cronologia. È fondamentale anticipare i tempi. D'accordo. Se restiamo indietro, potremmo compromettere l'intero progetto. Ricordo l'ultima volta che abbiamo fatto un ritardo, era tutto piuttosto caotico. Oh, non ricordarmelo. Abbiamo dovuto darci da fare per rispettare la scadenza. Esatto. Questa volta preferisco evitare stress inutili. Pertanto, dovremmo stabilire le priorità dei nostri compiti in modo efficace. Forse dovremmo creare insieme una cronologia dettagliata. Sembra un'idea fantastica. La chiarezza è essenziale. Redigerò un programma preliminare per la nostra revisione. Ottimo! Quindi possiamo apportare le modifiche necessarie in base al feedback del nostro team di produzione. Li contatterò anche più tardi oggi. Perfetto! Credo che apprezzeranno il nostro approccio proattivo. Sì, la comunicazione è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo e i nostri sforzi. Assolutamente sì. Insieme possiamo far sì che questo progetto abbia successo. Lezione 2. Affrontare le ingiustizie. Hai sentito parlare delle recenti iniziative governative? Sì, l'ho fatto. Stanno cercando di correggere alcune ingiustizie del passato. Era ora, non sei d'accordo? Assolutamente. La storia a volte può essere davvero imbarazzante. Esatto. Mi chiedo spesso come pensino di rimediare. Forse offriranno un gelato a tutti coloro che saranno colpiti. Questo renderebbe sicuramente le cose più dolci, non è vero? Immagino la gente in fila per il suo cono della giustizia. Una soluzione davvero creativa. Ma seriamente, è una questione complessa. Sì, richiede un'attenta riflessione e un impegno genuino. Spero che non facciano solo promesse vuote. Sarebbe deludente. I fatti parlano più delle parole. Esatto. Forse dovrebbero consultare di più la comunità. Per ottenere un vero cambiamento è fondamentale coinvolgere le persone colpite. Vero. Dopotutto, sono loro a conoscere meglio le sfide. Chissà se introdurranno anche programmi educativi. Sarebbe saggio. Educare le generazioni future è essenziale. È come piantare semi per un futuro migliore. Sì. E speriamo che quei semi diventino alberi robusti. Con rami robusti che offrono ombra a tutti. Adesso voglio piantare un albero e mangiare un gelato sotto di esso. Sembra delizioso. Giustizia e gelato insieme. Che modo fantastico per affrontare il passato e godersi il presente. Lezione 3. La vittoria cantata.
Hai sentito la notizia del concorso canoro? Sì, l'ho fatto. Hai vinto? Sì, ho vinto il concorso canoro con un'esibizione sorprendente. Fantastico! Che canzone hai scelto? Ho deciso di cantare una ballata classica che piace a tutti. Un classico? Sembra coraggioso. Hai toccato tutte le note alte. Ci ho provato. Credo però che qualche gatto si sia unito a noi. Gatti, dovevate sembrare un coro di felini confusi. Esatto. Non sono ancora sicuro se stessero applaudendo o protestando. In ogni caso, sembra una performance memorabile. Certamente. Il pubblico era in delirio. Hai ricevuto dei premi speciali per la tua vittoria? Sì. Ho vinto un trofeo e una scorta di cioccolato per un anno. Un trofeo e del cioccolato? Questo sì che è un affare. Lo è. Potrei anche iniziare la mia carriera di cantante, sai. Posso già immaginare come si sta formando il tuo fan club. Naturalmente, tutti avrebbero indossato maschere da gatto. Un tema unico. Potremmo chiamarlo il coro felino. Mi piace un sacco. Forse dovrei pubblicare un album. Un album intitolato Cats and Classics. Esatto. Sento già le critiche entusiastiche. E i gatti sarebbero i tuoi più grandi fan. Sarei il primo artista a esibirsi sia per gli umani che per i gatti. Ecco un percorso di carriera per cui pagherei di più. Forse dovrei semplicemente iniziare a esercitarmi di più. Lezione 4. Avventura nell'osservazione delle stelle. Credo che dovremmo trovare un posto lontano dalle luci della città. Sembra fantastico. Le stelle saranno molto più nitide. Esatto. Avete mai visto la Via Lattea in tutto il suo splendore? Io no, posso solo immaginare quanto debba essere mozzafiato. È come un fiume di stelle che scorre nel cielo notturno. Sembra poetico. Pensi che ci serva qualche attrezzatura speciale? Sì. Suggerisco di portare un telescopio o un binocolo. Ottima idea. Un telescopio farebbe sembrare le stelle più vicine. E un binocolo può rivelarsi molto utile per una rapida occhiata. Chissà se vedremo delle stelle cadenti. Sarebbe delizioso. Se lo farò, esprimerò un desiderio. Cosa desidereresti? Una scorta di pizza a vita? Questa sì che è una tentazione. Forse dovrei desiderare sia la pizza che le stelle. Una richiesta ragionevole. L'universo potrebbe anche esaudirla. Immaginate una stella a forma di pizza. Sarebbe uno spettacolo da vedere. Mi piacerebbe molto. Potremmo chiamarla Pizza Major. E brillerebbe ogni volta che qualcuno ordinasse una pizza. Fantastico. Siamo davvero sulla strada giusta.
Non dimentichiamoci di portare con noi qualche spuntino per la nostra avventura. Spuntini e osservazione delle stelle? Una combinazione perfetta. Sono già emozionato. Sarà una serata indimenticabile. Lezione 5. Toccare le stelle. Hai mai osservato le stelle e sentito il desiderio di allungare la mano e toccarle? Spesso, è come se ci invitassero a esplorare i loro misteri. Esatto. A volte mi immagino di volare lassù su un razzo. Sarebbe esaltante. Mi piacerebbe diventare un esploratore stellare. Immagina di fluttuare tra le stelle, come in un balletto cosmico. Potrei indossare una tuta spaziale scintillante, ovviamente. Naturalmente. Saresti l'astronauta più alla moda. E tu saresti il mio fidato copilota, giusto? Assolutamente. Porterò degli spuntini per il viaggio. Snack spaziali? Spero che siano più che semplici frutta liofilizzata. Potrei portare con me delle barrette di cioccolato, per ogni evenienza. Questa sì che è un'idea geniale. Il cioccolato rende tutto migliore. Potrebbe persino attirare l'attenzione di qualche alieno amichevole. Pensi che apprezzerebbero il cioccolato tanto quanto noi? Spero di sì. Immagina di condividere una barretta di cioccolato con un alieno. Sarebbe una bella storia da raccontare. Una volta ho fatto un picnic su Marte con un marziano. E dovresti descrivere la vista da lì. Racconterei loro anche dei meravigliosi tramonti della Terra. Che scambio poetico. Stelle e storie vanno di pari passo. Certo. Forse dovremmo scrivere un libro sulle nostre avventure. Un racconto cosmico pieno di umorismo e meraviglia. E non dimentichiamoci del cioccolato. Deve avere un ruolo da protagonista. Certo, è essenziale per il nostro viaggio interstellare. Insieme, raggiungeremo le stelle, un cioccolato alla volta. Lezione 6. Aggiornamenti del progetto. Sono stato impegnato come sempre, con molti incontri. Capisco. Il calendario sembra riempirsi più velocemente di quanto riesca a battere ciglio. Certo. Hai novità sul nuovo progetto? Sì, stamattina ho ricevuto una notizia entusiasmante. Oh, condividilo. Non vedo l'ora di sentirlo. Il team ha finalizzato i concetti di progettazione. È fantastico. Non vedo l'ora di vederli. Ne rimarrete soddisfatti. Sono davvero innovativi. Mi fido del tuo giudizio. Qual è il prossimo passo? Dobbiamo presentarli nel prossimo incontro. Spero che la presentazione vada liscia. Ho preparato alcune sorprese per tenere tutti impegnati. Sorprese. Ora hai stuzzicato la mia curiosità. Potrei includere alcuni elementi interattivi. Sembra intrigante. Cosa hai in mente?
Forse un sondaggio per raccogliere feedback immediati dal team. Fantastico! Questo coinvolgerà tutti. Credo che ciò favorirà un senso di collaborazione. Esatto. Dopotutto, è il lavoro di squadra che fa sì che i sogni si realizzino. A proposito di lavoro di squadra, hai parlato con il reparto marketing? Non l'ho ancora fatto. Credo che dovrei contattarti presto. È fondamentale che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Sono d'accordo. La comunicazione è fondamentale in qualsiasi progetto. Speriamo che da qui in poi tutto proceda senza intoppi. Sì. E magari un pranzo di festa quando ci riusciremo. Lezione 7. Lezioni dalla storia. Hai mai letto la storia di Anna Frank? Sì, l'ho fatto. La sua storia è allo stesso tempo straziante e stimolante. Lo è davvero. Mette in luce la dura realtà della guerra e della persecuzione. Esatto, fa apprezzare il valore della libertà. Le condizioni in cui visse erano incredibilmente difficili. La depressione economica aggravò le difficoltà di molte famiglie. Sì, è difficile immaginare di vivere in una tale paura. Il diario di Anne offre una prospettiva unica su quei tempi. È straordinario come abbia mantenuto la speranza nonostante tutto. La speranza può essere una forza potente, anche nei giorni più bui. I suoi scritti trovano eco in moltissime persone, ancora oggi. Serve a ricordare le conseguenze dell'odio. Assolutamente. La conoscenza della storia è fondamentale per il nostro futuro. Dobbiamo imparare dal passato per evitare di ripeterlo. La storia di Anne incoraggia l'empatia e la comprensione. Sì, ci ricorda di opporci all'ingiustizia. Credo che la sua eredità continui a ispirare le nuove generazioni. È fondamentale mantenere viva la sua storia attraverso l'istruzione. Sono d'accordo. È uno strumento potente per il cambiamento. Mi chiedo spesso quanto sarebbe diverso il mondo oggi. Se solo più persone capissero l'importanza della tolleranza. Forse possiamo condividere la sua storia con altri per ispirare il cambiamento. Sarebbe un'idea meravigliosa. Diffondiamo insieme la consapevolezza. Lezione 8. Celebrare la storia. Hai mai pensato alla lunga storia di questa festività nel Nord America? Sì, certo. È affascinante come tutto abbia avuto inizio con i coloni inglesi. Esatto. Lo festeggiavano nella parte orientale del continente. Posso solo immaginare quanto diverse fossero quelle celebrazioni. Esatto. Probabilmente si trattava di cibi semplici e di sincera gratitudine. Che contrasto con le elaborate feste che abbiamo oggi. Sì. Chissà se all'epoca avevano la torta di zucca. Spero di sì. Chi potrebbe resistere a una buona torta di zucca? Forse hanno dovuto accontentarsi di qualcosa come ghiande arrostite.
Ghiande arrostite? Non mi sembra poi così appetitoso. No, non è così. Sceglierei la torta in qualsiasi giorno. È straordinario come le tradizioni si evolvano nel tempo. Sì. Ogni generazione aggiunge il proprio tocco ai festeggiamenti. Mi piace scoprire le diverse usanze delle varie regioni. Anch'io. Alcune famiglie hanno addirittura ricette uniche. Come il famoso ripieno segreto di famiglia. Sì. È sempre un mistero cosa ci sia dentro quel ripieno. Forse dovremmo dare inizio a una tradizione di famiglia. Sembra divertente. Cosa dovremmo includere? Che ne dite di un concorso per la migliore torta di zucca? Una gara di torte. Questa sì che è un'idea deliziosa. E possiamo invitare degli amici a fare da giudici. Perfetto. A tutti piace il cibo gratis e un po' di competizione. Esatto. Credo che potremmo dare inizio a una nuova tradizione proprio qui. Rendiamola ogni anno una festa memorabile. Lezione 9. Scoperte di moda. Adoro questo top. È elegante e conveniente. Cosa ne pensi? È fantastico. Il colore ti dona perfettamente. Grazie. Apprezzo la tua opinione. Dovrei comprarlo. Assolutamente sì. Non si hanno mai abbastanza top alla moda. È vero. Posso indossarlo per uscite informali o anche per un look più elegante. Esatto. La versatilità è la chiave della moda. Inoltre, è comodo. Posso muovermi liberamente. La comodità è essenziale. Non c'è bisogno di sacrificare lo stile per questo. Sono d'accordo. Hai trovato qualcosa che ti ha colpito? Sì, ho notato un vestito bellissimo laggiù. Oh, vediamo. Che stile è? È una deliziosa stampa floreale, perfetta per la primavera. Sembra delizioso. Dovresti assolutamente provarlo. Credo proprio di sì. I fiori ravvivano sempre un outfit. E rallegrano anche qualsiasi stato d'animo. Verissimo. La moda può avere un effetto davvero edificante. Se solo ci fosse uno stilista personale. Questo sì che sarebbe un sogno. Immaginate le possibilità. Mi piacerebbe molto che qualcuno mi aiutasse a scegliere gli abiti. E potrebbero anche trasportare tutte quelle borse della spesa. Sì. Sarebbe un vantaggio. Forse dovremmo aprire insieme un blog di moda. Sembra divertente. Potremmo condividere le nostre avventure di shopping. E i nostri consigli di moda. Potremmo chiamarli scoperte di stile. Adoro quel nome. Realizziamolo. Lezione 10. La coppia perfetta. Credo che sia importante trovare scarpe traspiranti e leggere.
Assolutamente sì! Delle scarpe comode possono fare la differenza. Voglio sentirmi come se stessi camminando sulle nuvole. Esatto! A nessuno piace sentirsi appesantito da scarpe pesanti. Ne hai trovato qualcuno che soddisfa questi criteri? Ne ho individuato un paio che sembrano promettenti. Diamo un'occhiata. Che aspetto hanno? Sono delle sneakers in mesh dal design elegante. Rete. Sembra perfetta per la ventilazione. Sì, i tuoi piedi rimarranno freschi anche nelle giornate più calde. Ho bisogno di scarpe che permettano ai miei piedi di respirare, soprattutto d'estate. E le scarpe leggere possono rendere la camminata senza sforzo. Esatto. Non voglio sentirmi come se stessi trascinando dei pesi. Ti è mai capitato di avere un paio di scarpe troppo pesanti? Oh, sì. Era come correre una maratona con dei mattoni ai piedi. Sembra terribile. La comodità dovrebbe sempre venire prima di tutto. Sono d'accordo. Inoltre, le scarpe eleganti possono valorizzare qualsiasi outfit. Vero! Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Mi chiedo se hanno quelle scarpe in colori diversi. Chiediamolo a un venditore. La varietà è sempre un vantaggio. Sì. Immagina di averne un paio per ogni outfit. Sarebbe fantastico. Potrei dare libero sfogo alla mia creatività con il look. E non dovrai mai indossare lo stesso paio 2 volte di seguito. Lezione 11. Mantenere la calma sotto pressione. Hai notato come alcune persone diventano brave in quello che fanno? Sì, spesso è perché si allenano con costanza. Esatto. Ma c'è qualcosa di più, non credi? Credo che tu ti riferisca alla loro capacità di mantenere la calma nelle emergenze. Esatto. Il panico raramente aiuta in una situazione. Chi mantiene la calma tende a prendere decisioni migliori. Ammiro il modo in cui i professionisti gestiscono le crisi con grazia. È davvero impressionante. Spesso pensano lucidamente e agiscono rapidamente. Ti sei mai trovato in una situazione in cui hai dovuto mantenere la calma? Sì, una volta ho avuto un piccolo incendio in cucina. Oh cielo! Cosa hai fatto? Mi sono ricordato di spegnere prima il riscaldamento e di chiamare aiuto. È stata una mossa saggia. Il panico avrebbe potuto peggiorare la situazione. Esatto! Quel giorno ho imparato l'importanza di mantenere la calma. È davvero una lezione preziosa per tutti. Sì, sia nel lavoro che nella vita privata, la calma è fondamentale. Per questo motivo cerco spesso di praticare la consapevolezza. La consapevolezza può aiutare a sviluppare una mentalità calma. Pensi che dovremmo incoraggiare anche gli altri a praticarlo? Assolutamente sì, può essere utile in tantissime situazioni. Forse potremmo organizzare un workshop a riguardo. Sarebbe fantastico.
insegnare agli altri a mantenere la calma sotto pressione. Insieme possiamo aiutare le persone a prosperare nelle emergenze. E chissà, forse diventeremo esperti anche noi. Una combinazione perfetta di pratica e calma. Lezione 12. Una giornata al negozio di animali. Guarda tutti questi uccelli. Hanno semi e gabbie per ogni tipo. Sì, è proprio così. Ogni uccello sembra avere la sua personalità. Assolutamente. Mi chiedo perché il luogo della sua sepoltura rimanga sconosciuto. Mi chiedo chi dei due sarebbe il più loquace. Probabilmente si tratta del pappagallo. Sono noti per il loro chiacchiericcio. Posso immaginarlo dire frasi divertenti tutto il giorno. Sì. Sarebbe come avere un comico in casa. Hai mai pensato di prendere un uccellino come animale domestico? Sì. Ma mi preoccupa il pasticcio che potrebbero combinare. Vero, pulire le gabbie per uccelli può essere un'impresa ardua. Tuttavia, sono dei compagni deliziosi. Certo, ora, guardate la sezione dedicata ai pesci. Ce ne sono così tanti. Sì. Gli acquari sono così colorati e rilassanti. Trovo che osservare i pesci nuotare sia molto rilassante. Anch'io. Potrei restare qui per ore ad ammirarli. Se avessi dei pesci, li chiamerei tutti con i nomi di famosi esploratori. Che idea creativa! Immagina un pesce di nome Captain Cock. O forse uno che prende il nome da Amelia Earhart. Mi piace un sacco. Ogni pesce potrebbe avere la sua storia avventurosa. Adesso voglio creare un'intera serie di biografie di pesci. Sembra un progetto divertente. Potresti anche illustrarli. Potrei. Ogni pesce potrebbe essere protagonista di una sua avventura. E potremmo organizzare una grande mostra di acquari. Sì, una vetrina di esploratori in forma acquatica. Non dimentichiamoci di includere anche gli uccelli. Una combinazione perfetta di avventure terrestri e marine. Lezione 13. Pianificare il viaggio perfetto. Una volta definito il nostro itinerario, dovremmo cercare un alloggio. Assolutamente sì. È importante avere un posto comodo dove stare. Preferisco gli hotel che offrono la colazione. Fa risparmiare tempo la mattina. Ottima idea. Una buona colazione può dare il tono alla giornata. Inoltre, teniamo d'occhio i posti con buone recensioni. Sì. Le recensioni possono fornire informazioni preziose sull'esperienza. Mi piace leggere le esperienze degli altri viaggiatori. Le loro storie possono davvero aiutarci a orientare le nostre scelte. Hai pensato al tipo di sistemazione che desideriamo? Sto valutando un accogliente bed and breakfast. Sembra delizioso. Darebbe un'atmosfera accogliente. Inoltre, lì potremmo incontrare altri viaggiatori.
Questo potrebbe dare origine a conversazioni interessanti. Assolutamente sì. A volte le esperienze migliori sono quelle non pianificate. Esatto. Condividere storie di viaggio può essere davvero divertente. Spero che riusciremo a trovare un posto vicino alle attrazioni che vogliamo visitare. Sì, la vicinanza può farci risparmiare un sacco di tempo di viaggio. Forse dovremmo usare una mappa per pianificare il nostro itinerario. Ottima idea! Possiamo contrassegnare tutti i punti chiave che vogliamo vedere. E dovremmo lasciare un po' di tempo per avventure spontanee. Non vedo l'ora di esplorare e scoprire nuovi posti. Anch'io. Sarà un'avventura da ricordare. Ora, cerchiamo la sistemazione perfetta per iniziare il nostro viaggio. Lezione 14. Il mistero dell'ignoto. Hai visto questa mostra sull'uomo morto nell'Indiana nel 1845? Sì, l'ho fatto. È curioso che nessuno sappia esattamente dove sia sepolto. Aggiunge un'aria di mistero all'intera storia, non è vero? Forse a quei tempi non esistevano registri adeguati. Potrebbe essere vero. I registri storici non erano così meticolosi nel 1800. Trovo affascinante come tali misteri possano persistere nel tempo. Fa pensare a tutte le storie mai raccontate del passato. Esatto. Chissà che tipo di vita conduceva. Forse era una figura importante nella sua comunità. O forse era un uomo comune con storie straordinarie. In ogni caso, la sua storia merita di essere ricordata. Sono d'accordo. È un promemoria di quanto la storia possa essere sfuggente. E quanto è importante preservare i siti storici. Sì. Ogni luogo ha una storia che aspetta di essere scoperta. Mi piacerebbe molto approfondire la sua vita. Forse potremmo approfondire ulteriormente questo mistero. Sembra un progetto divertente. Potremmo trasformarci in detective moderni. Esatto. Risolvere enigmi storici potrebbe essere il nostro nuovo hobby. Riesco già a immaginarci con lenti di ingrandimento e quaderni. E magari un cappello a cilindro per un effetto più drammatico. Certo, ogni detective ha bisogno di un look distintivo. Troviamo un posto accogliente per pianificare la nostra avventura di ricerca. Lezione 15. Lavori estivi e nuovi amici. Hai mai avuto un lavoro estivo? Sì, l'ho fatto. È stato un ottimo modo per fare nuove amicizie. Sono d'accordo. La maggior parte degli studenti trova che i lavori estivi siano molto sociali. Esatto, è come una mini comunità sul posto di lavoro. Qual era il tuo lavoro? Lavoravo in una gelateria locale. Sembra delizioso. Posso solo immaginare quanto ti sei divertito. È stato fantastico. Abbiamo organizzato delle feste con gelato dopo la chiusura. Feste con gelato? Questo sì che è un vantaggio.
Sì, abbiamo anche imparato a creare insieme sapori unici. Mi piacerebbe molto provare un gusto frutto di una collaborazione. Potremmo creare avventura con gocce di cioccolato. Oppure sorpresa della bacca misteriosa. Sembra allettante. E tu? Qual era il tuo lavoro estivo? Ho lavorato come animatrice in un campo estivo. Un consulente? Ti devi essere divertito un mondo. È stato incredibile. Ho stretto amicizie durature con i miei colleghi. È meraviglioso. Hai avuto qualche momento memorabile? Oh, tanti. Una volta ho organizzato un talent show che è andato malissimo. Come mai? Diciamo solo che in un atto c'era una danza del pollo molto entusiasmante. Un ballo del pollo? Devo saperne di più. Beh, diciamo solo che è diventato il momento clou dell'estate. Posso solo immaginare le risate. I lavori estivi creano ricordi indimenticabili. Davvero. Si tratta delle esperienze che condividiamo. E gli amici che facciamo lungo il cammino. Esatto. Quei legami possono durare una vita. Progettiamo insieme un'altra avventura estiva l'anno prossimo. Sì. Chissà quali momenti esilaranti ci aspettano.